Oggi, signori, Magog permettendo, proverò a rispondere a una domanda che mi avete fatto tutti e se non me l'avete fatta sicuramente ci avete pensato. Ci ho pensato anch'io, ma siccome è l'ultimo dell'anno e anche io ho voglia di farvi un discorso di fine anno, visto le cose assurde che sono successe sulla pagina da questo febbraio a oggi, lo farò in un posto speciale. Venite, andiamo al quadri. L'unico ristorante che c'è in piazza San Marco e guardate in che posto sta. Lì, dentro le procuratie. Venite, andiamo. Buonasera, buonasera. Adesso vi faccio vedere cosa c'è qua. Guardate. Vedete? Un leone imbalsamato con le ali. Philip Stark è un genio assoluto. Vi sto portando in un posto che è incredibile. Buonasera, benvenuto. Grazie. Cioè, ragazzi, io non lo so, ma vi rendete conto dove siamo? Siamo dentro le procuratie, le ex case dei procuratori di San Marco. Ah, ma è pazzesco! Poi diciamolo, guardate che bomba ste finestre! Abbiamo le procuratie che ci guardano dritte negli occhi. Dove lo trovate un posto del genere? Quindi, ora che sono seduto, vi rispondo alla domanda che tutti ci siamo fatti, io stesso in primis. Perché diavolo un lombardo di Varese come me si mette a parlare di Venezia? Ciò, non sono mica veneziano e avete tutte le ragioni per chiedervelo. Il dubbio è più che lecito. A Venezia effettivamente ci sono arrivato quasi per caso, se l'università può essere chiamata un caso. Diciamo, poche idee e molto confuse per la gioia dei miei. Ma nonostante questo, una cosa è sicuramente successa. Mi sono innamorato di Venezia. E questo amore è stato il classico amore di un adolescente. Duro, violento e tanto forte anche da essere immaturo. Sia chiaro che anch'io mi sono comprato la mappa quando sono arrivato, cosa credete? Ciao, non sono veneziano, ma a Venezia ho fin da subito avuto la sensazione di far parte di una comunità. Qui non solo ci si saluta per strada, ma se tornate da fuori vi viene detto bentornato. È come un grande paese, con l'unica differenza che non solo è aperto sul mondo, ma il mondo qui è di casa. Ciao, non sono veneziano e per questo dopo l'università sono dovuto andare via. Tecnicamente sono scappato da Venezia, perché avevo la sensazione che Venezia fosse diventata una gabbia dorata, troppo bella per andarsene e troppo stretta per viverci a lungo. Così ho cercato il mondo altrove, prima a Londra e poi a Milano. Ciao, non sono veneziano, eppure a Venezia poi sono tornato. Come una sorta di Ulisse inconsapevole che torna alla sua Itaca. Ci ho messo anni, forse era questione di marea. Questa volta però non sono tornato per caso, ma perché avevo finalmente capito cosa cercavo. Cercavo una città moderna. E Venezia è moderna. Lo è stata prima di altre e lo è a maggior ragione oggi, dove tutte dicono di esserlo. E qual è la sua modernità? Quella di essere a misura d'uomo. Lo è in realtà e lo è ancora di più in potenza. Qui ti rendi conto di qualcosa di preziosissimo. Ti rendi conto che il tempo e le relazioni umane sono le due risorse più importanti. Non sono merci, ma risorse a cui, una volta incontrate, non si può più rinunciare. Campania. Ciò, non sono veneziano e per questo ho creato il viaggio di scoperta, che è il mio modo tutto personale, alle volte un po' goffo e divertente, di raccontare questa cosa, cioè che Venezia non è un museo a cielo aperto, un monumento o un parco turistico, ma una città viva, vibrante, la cui storia, che è impossibile non respirare da ogni singola pietra che c'è, è un monito per tutti quanti. Pensate, sono più di 1000 gli anni della storia veneziana. E sapete spesso cosa mi sono chiesto studiandola? Ma chi gliel'ha fatto fare? Chi gliel'ha fatto fare di costruire una città nell'ultima delle paludi del mondo, gelida e nebbiosa d'inverno e afosa e torrida d'estate, e senza nessuna terra da coltivare? Chi gliel'ha fatto fare di fare sempre a modo loro e di opporsi spesso a nemici più grandi e più potenti, austriaci, francesi, turchi, tedeschi, e di rialzarsi dopo ogni sconfitta, dopo ogni batosta? Chi gliel'ha fatto fare? E sapete cosa ho capito? Che i veneziani sono testardi, non cambiano mai idea, e non perché siano dei mussi, dei somari, ma perché sono consapevoli che per più di 1000 anni hanno mostrato al mondo che loro facevano le cose a modo loro, sbagliavano a modo loro, vincevano e perdevano a modo loro. E a questa idea
più un credo che un'idea, si sono attenuti per tutti i più di 1000 anni della storia veneziana. Questo perché? Perché Venezia è diversa e oggi, anche oggi lo è. Infatti nel mondo che ci schiaccia dentro a metropolitane londinesi e stress milanese, Venezia è una risposta diversa alla modernità, anzi all'esistenza. Questo se i veneziani collaborano. Che però non vi parlo di storia in questo video. Nell'antica Grecia dovete sapere che non esisteva una parola per riferirsi alle città. Non esistevano Atene, Sparta, Corinto, ma esistevano i Corinzi, gli Spartani, gli Ateniesi, perché la città era l'insieme dei suoi abitanti, non la città fisica a cui siamo abituati noi nel nostro tempo. Questo era un di più non necessario. Ecco, per Venezia è un po' la stessa cosa. Venezia non è la città fisica, Venezia è i suoi abitanti, i veneziani. Matti che hanno scelto di viverla per i motivi più disparati. Discendenti di lavoratori dell'arsenale, discendenti di dogi, anziani innamorati, ex turisti, studenti trapiantati, veneziani di sangue o di elezione, gente che ha scelto di viverla nonostante le 1000 piccole difficoltà di ogni giorno. I pacchi che non arrivano, il muoversi a piedi, il lavoro che c'è e non c'è. Venezia e i suoi veneziani, persone che la amano, che a volte ci litigano come con una moglie un po' vanesia e sicuramente bisognosa d'attenzioni, perché proprio come un'amata Venezia va protetta, ma soprattutto desiderata, abitata, vissuta. Chi lo fa è veneziano e forse siamo tutti veneziani. Voi che seguite il viaggio di scoperta da ovunque in giro per il mondo ed io, un veneziano che viene da Varese, perché ricordatevelo, chi ha Venezia così nel cuore potrà sempre dirsi veneziano. Buon 2019 da me e da tutta la squadra del viaggio di scoperta. Con affetto, Federico, un veneziano di Varese. E ovviamente, se ti è piaciuto il video, metti like alla pagina.